Non molto tempo fa ho fatto un video dove speculavo la formazione di un futuro governo Meloni. Nella lista dei ministri abbiamo visto tanti nomi, vecchi e nuovi, e anche se non ci siamo addentrati molto nei meriti del programma, ho comunque ammesso come questo particolare esecutivo non mi ispirasse particolare fiducia. Tra le tante motivazioni c'è quella della quasi totale assenza di una classe dirigente in Fratelli d'Italia, dato che salvo qualche eccezione Meloni e i suoi uomini non hanno mai veramente governato. Enrico Letta invece sì, dal maggio 2013 al febbraio 2014, in un esecutivo alquanto instabile per motivi esterni e interni. In molti concordano nel definire il governo Letta come controverso, ma pochi sanno indicare precisamente cosa ha provocato il suo fallimento. Lo scopo di questo video è spiegare al meglio il contesto dietro la sua formazione, i successi e i fallimenti, per poi cercare di prevedere la performance di un possibile sequel. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like e di abbonarvi al mio Subscribestar. Costa solo €1 al mese e mi aiuterebbe tantissimo in quello che faccio. Non ho altro da aggiungere, partiamo. Le elezioni del 2013 marcano la fine della Seconda Repubblica, perché dopo queste votazioni il bipolarismo imperfetto che aveva caratterizzato il nostro Parlamento dal 94 ad allora era scomparso. La politica italiana per quasi 20 anni era stata suddivisa in due parti, coloro che stavano con Berlusconi e gli anti-berlusconiani. Erano entrambi due gruppi abbastanza eterogenei che componevano due coalizioni principali in Parlamento, ma dopo il governo Monti sono sorte delle nuove forze politiche che hanno rotto l'equilibrio prestabilito, portando le due camere in una nuova forma di instabilità mai vista prima. La frammentazione del Parlamento è una delle caratteristiche chiave della Terza Repubblica, assieme ai populismi e ai politici su TikTok. Ciao ragazzi, eccomi qua! I portatori di caos principali saranno proprio il Movimento 5 Stelle, ma per fortuna il partito di Grillo avrà un ruolo più marginale in questa prima legislatura. Gli altri responsabili della fine dell'equilibrio sono i centristi di Monti, che esistono per qualche motivo. Sia il centrodestra che il centrosinistra, guidati dall'ex premier Silvio Berlusconi e il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, avevano ottenuto circa il 29% dei voti ciascuno, mentre i grillini il 25% e i centristi il 10%. Un macello. Bersani fu il primo ad ammettere la sconfitta. Il suo obiettivo era salvare l'Italia dall'aumento del debito di Berlusconi e dai tagli di Monti, ma la missione è fallita. Berlusconi invece negava e si autoproclamava vincitore. All'uscita dei risultati, ad affrontare i 600 giornalisti fuori la sede del PD, è stato il vice segretario di partito Enrico Letta che fa la seguente affermazione: questa è una crisi che sarà complessa da vivere e da gestire, nella quale bisognerà mettere avanti un passo dopo l'altro. Saltare gradini può essere pericoloso e portare a fare capitomboli. Una frase che invita alla cautela e alla riflessione, in uno stile molto democristiano, lo stesso modo di parlare che ti invoglia a commentare e grazie al cazzo sottovoce mentre ascolti. L'unico che sembrava aver predetto tutto ciò era il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in tutto questo casino assume la voce della ragione, altro indice di tragedia. Citando il giornalista Marco Sassano, aveva ragione Giorgio Napolitano quando ripetutamente lanciava inutili appelli alle forze politiche sulla necessità di varare una nuova, seria legge elettorale. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Erano passati ormai 7 anni dall'inizio del mandato del presidente e spettava ormai al Parlamento eleggere un successore, quel Parlamento. Bersani si rese presto conto che ragionare con Grillo era pressoché impossibile, quindi fu costretto a trattare con Berlusconi per decidere un nuovo capo di Stato. Insieme selezionarono Franco Marini, ex presidente del Senato e vecchio braccio destro del democristiano Donat Cattin, che apparteneva alla corrente sindacalista, un uomo che univa i cristiani e i socialdemocratici in un'armonia mai vista prima, che poteva tranquillamente essere eletto dal quarto scrutinio in poi, ma era troppo bello per essere vero. Avete presente le correnti del Partito Democratico? Ecco, negli ultimi anni era sorto un nuovo gruppo dei ranghi Dem, si chiamavano i riformisti, seguivano una linea più liberale rispetto ai socialdemocratici di Bersani o i cristiani sociali di Letta ed erano guidati dal sindaco di Firenze Matteo Renzi. Ecco, a Renzi non piaceva Marini, perché lui voleva Giuliano Amato, ex craxista e premier 2 volte. Il sindaco aveva in mano dai 50 ai 90 voti in Parlamento, appartenenti ai suoi colleghi di corrente e altri alleati, che usò per mandare a rotoli l'intesa ben 2 volte. Quando Marini non riuscì a raggiungere la
maggioranza, provarono a votare Prodi, ma fu trombato anche lui, scatenando il panico in Parlamento di nuovo. Alla fine Berlusconi e Bersani implorarono Napolitano di ricandidarsi. Non fu facile convincerlo, dato che ai tempi aveva circa 88 anni, ma alla fine riuscirono ad eleggerlo con una grossa maggioranza. Il nuovo vecchio presidente accettò l'incarico solo su una condizione, ovvero che lui avrebbe affidato l'incarico solo a un governo di unità tra sinistra e destra. Sorprendentemente le coalizioni si trovarono quasi subito d'accordo. Enrico Letta sarebbe stato il nuovo candidato premier. Il vice segretario accettò l'incarico e partì con le consultazioni che durarono pochi giorni. 3 volte ministro, europarlamentare e poi sottosegretario alla presidenza del Consiglio durante il secondo governo Prodi, Enrico Letta da Pisa, classe 1966, è un docente universitario con la politica nel sangue. Il giornalista Andrea Cangini, che in seguito diventerà parlamentare per Forza Italia e Azione, lo descriveva ai tempi come un politico che ha scelto il profilo tecnico e che non disprezza i tecnocrati. Ai tempi del giuramento scorreva buon sangue tra il professor Monti e il vice segretario, ma il suo esecutivo era considerato tra i più impopolari della storia repubblicana. Mario Monti aveva applicato tagli pesantissimi al welfare e aumentato le tasse, azzerando la crescita e abbassando il potere d'acquisto dei cittadini, cambiamento che gli italiani attribuirono all'Unione Europea. Letta si era ripromesso di continuare parte delle riforme dell'ex commissario europeo, ma non aveva nessuna intenzione di punire il paese. Le sue intenzioni erano buone, ma gli obiettivi sembravano infattibili già nel momento del giuramento. Secondo Francesco Tamburini del Fatto Quotidiano, i punti del neo premier potevano costare fino a 20 miliardi di euro. Ma cosa erano queste misure? L'abolizione dell'IMU, rinuncia dell'inasprimento dell'IVA, introdurre forme di reddito minimo per le famiglie bisognose, superamento del precariato per la pubblica amministrazione, rifinanziamento della cassa integrazione e altri punti meno specifici come gli investimenti per la scuola e ricerca, misure contro l'evasione fiscale e il rafforzamento delle casse pubbliche. Ad aderire all'esecutivo sono stati sia il centro-sinistra che il centrodestra, dove sì, Berlusconi e Bersani hanno lavorato insieme. Letta era percepito troppo serio e poco caloroso dall'elettorato, che si sentiva inoltre abbastanza deluso in ambe le parti, soprattutto perché le due coalizioni si erano alleate con le forze che fino a qualche mese prima definivano il loro più grande nemico. Le aspettative erano basse vista l'esperienza precedente, ma Letta era sicuramente una persona con molti meriti, quindi in un certo senso concedeva un minimo di sicurezza. Peccato che per motivi interni e soprattutto esterni l'esecutivo concluse veramente poco. Ci furono decreti sul rilancio dell'economia, come il decreto del fare, il decreto di destinazione Italia e anche qualcosa sull'istruzione come il decreto istruzione riparte, ma l'IVA è aumentata, l'IMU esiste ancora, il reddito minimo per le famiglie di fatto non c'è, il precariato è stato diminuito, un poco ma niente di sostanziale, e del rifinanziamento della cassa integrazione non si è saputo più niente. Le delusioni del governo Letta non sono solo economiche e amministrative, ma anche sul campo dei diritti sociali e civili, con Emma Bonino agli esteri e l'introduzione di un nuovo ministero all'integrazione che includeva la prima ministra straniera Cécile Kyenge. Si sperava in qualche riforma rivoluzionaria, ma alla fine il tutto è stato tamponato dalle destre, tranne un decreto sul femminicidio. Prima di chiamare Letta e i suoi ministri un branco di fannulloni, bisogna però considerare che il governo è durato meno di un anno, durante una crisi economica e una serie di conflitti interni tra il PD e il PDL, che inevitabilmente hanno portato alla caduta dell'amministrazione e alla sua inefficienza. Le crisi sono abbastanza complesse, quindi adesso ve le spiego. Il Popolo della Libertà era l'unione di varie forze politiche che appoggiavano Berlusconi. Nata nel 2008, comprendeva Forza Italia, Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini e vari partiti centristi con vari leader di spicco come Angelino Alfano, Beatrice Lorenzin e Maurizio Lupi. Su carta il partito aveva un senso, dato che i componenti condividevano una buona parte dei loro ideali e punti in programma, ma c'era un problema, uno che tutt'oggi rimane non affrontato. A sinistra i membri di un partito eleggevano il proprio segretario, il PDL no. L'unico leader era Silvio Berlusconi, che non poteva essere giudicato sfidato. Il primo a provarci fu Fini nel 2010, che dopo essere stato umiliato durante un'assemblea importantissima si è ritirato, portando con sé alcuni parlamentari di basso profilo prima di scomparire dalla faccia della sfera politica. L'esperimento si concluse nel settembre 2013, quando Letta decise di posticipare le votazioni in Parlamento sulla legge sull'abbassamento dell'IVA. Berlusconi, determinato dall'abbassare l'imposta il prima possibile,
possibile, si oppose alla riprogrammazione e ordinò ai suoi ministri di dimettersi. Letta corre da Napolitano per fare il punto della crisi e si organizzano 2 sedute alla Camera e al Senato per votare di nuovo la fiducia. Il PDL si rivelò diviso e da lì a poco nacquero 3 nuovi gruppi parlamentari di stampo centrista pronti a sostenere l'esecutivo. Il 2 ottobre Berlusconi, rendendosi conto della sua nuova posizione, ritirò le dimissioni dei suoi ministri e votò di nuovo a favore del governo Letta. I nuovi leader ribelli, Angelino Alfano, Fabrizio Chicchitto e Gaetano Quagliariello, si unirono a loro volta in un nuovo partito chiamato il Nuovo Centrodestra nel novembre 2013, mentre il Cavaliere rifondava Forza Italia. Ora ditemi voi, con tutte queste distrazioni, come si fa a governare? Ma non è tutto, non vi ho ancora parlato delle correnti PD. Nel 2013 il gruppo parlamentare del PD era diviso così. No, non sto scherzando. C'erano tanti piccoli leader con i loro piccoli sostenitori che dovevano mettersi d'accordo per qualunque cosa e se la maggioranza si raggiungeva tutti seguivano. Almeno così era la prassi. I gruppi maggiori erano i socialdemocratici di Bersani, i centristi di Bindi, Franceschini e Letta, i progressisti, anche denominati giovani turchi, di Boldrini e Civati, e i liberali progressisti di Renzi, anche denominati riformisti. Renzi, come abbiamo visto poco prima, non piaceva seguire la linea di partito e infatti si era ripromesso di rottamare il PD e cambiarlo in un modo radicale, a sua immagine e somiglianza. Nel dicembre 2013 la storica alleanza tra socialdemocratici e centristi che aveva portato Bersani ai vertici si ruppe e Renzi conquistò i cuori dei centristi e la segreteria del Nazareno. Il sindaco aveva in quel periodo cavalcato la impopolarità del Presidente del Consiglio per racimolare voti e supporto da parte di molte forze interne al partito. Se non ti piace Letta, allora perché stai con Bersani? È lui che l'ha messo al Palazzo Chigi. Il premier era allarmato da tutto ciò, ma Renzi fece partire un hashtag sui social: Enrico stai sereno, per rassicurarlo e per dirgli che andava tutto bene e che intendeva lavorare con lui, solo per poi 2 mesi dopo ritirare i ministri un po' dal nulla e costringere Letta a dimettersi per prendere il suo posto. Colpo bassissimo, ma non è da Renzi giocare bene. Letta rimarrà parlamentare per un altro anno, si dimetterà nel 2015 per la legge elettorale, l'Italicum, che lui non approvava, per poi tornare a fare il docente universitario a Parigi, dove gestiva la facoltà di scienze politiche. Questo ci porta ad oggi. Letta è diventato segretario del Partito Democratico nel marzo 2021, durante il Covid, dopo che praticamente tutti gli hanno implorato di tornare. Le correnti ci sono ancora, il paese è un macello, ma Letta non si è avvilito e ha cominciato a fare dei cambiamenti, soprattutto in campo ideologico. Il PD di Letta sembra essere più vicino alla sua controparte americana più che mai, un liberal centrismo con 2 passate di vernice progressista e inclusiva. Molte delle promesse che fa Letta nell'ambito dei diritti civili e sui giovani sono ottime se mantenute, ma per ora sono solo paroloni accompagnati da pochi fatti. Sul campo economico molti criticano la sinistra per essere tutto fumo e niente arrosto, soprattutto per quanto riguarda la povertà e le diseguaglianze. Il loro cavallo di battaglia principale, l'unico che sembra funzionare, è quello di criticare le destre per i loro numerosissimi difetti e per essere omofobi, razzisti e sessisti, tutto per dipingersi come l'unica alternativa alla dittatura. Questa è una strategia che funziona fino a un certo punto, perché ha delle basi di verità, ma poi stanca se non si hanno proposte e prove di competenza. Il PD con Renzi e Gentiloni ne hanno di cose di cui vantarsi, ma ha anche molti errori. Letta invece poco e niente, tutto quello che voleva fare alla fine non l'ha fatto perché le altre forze politiche non gliel'hanno permesso. Visto e considerando lo stato attuale della nostra sfera pubblica, penso che se Letta riuscisse miracolosamente a diventare premier per una seconda volta, il suo governo potrebbe essere inefficiente e inutile tanto quanto quello precedente nel 2013. C'è comunque da ammettere che Letta sta gestendo il partito relativamente bene, ma staremo a vedere cosa farà in Parlamento. Per ora la probabilità di un suo ritorno al Palazzo Chigi è abbastanza bassa, ma mai dire mai. Che ne pensate di Letta, il suo governo? Fatemelo sapere nei commenti, mettete like se avete apprezzato quello che faccio, iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta. A presto!